Per la borsa Vilma ho utilizzato circa 150 g di cordino da 2 mm, uncinetto 3,5, due moschettoni, 60 cm circa di catena di tracolla e un bottone magnetico da cucire direttamente all'interno della borsa. A questo punto vi lascio al tutorial. Per questo progetto avvio 37 catenelle multiplo di 6 più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, ovviamente aggiungo una 38esima catenella per ritornare indietro a punto basso. A partire dalla seconda catenella nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 37 punti bassi. Trentasettesimo punto basso, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo il punto di lavorazione. Nel primo punto lavoro un punto basso, salto uno e due punti successivi e nel terzo lavoro un ventaglio costituito da 5 punti alti. Salto 2 punti e nel terzo lavoro un punto basso. Ripeto, salto 2 punti, nel terzo lavoro un altro ventaglio di 5 punti alti. Salto 2 punti e nel terzo lavoro un punto basso. E di nuovo salto 2 punti, nel terzo faccio un ventaglio. Salto 2 punti e nel terzo faccio un punto basso. Bisogna continuare in questo modo per tutta la riga. Ultimo punto alto, ultimo ventaglio, al termine della riga ci ritroviamo con gli ultimi 3 punti. Ne saltiamo 2 e nell'ultimo facciamo un punto basso. Catenella, giriamo il nostro lavoro e durante la seconda riga andremo a lavorare nel primo punto un mezzo ventaglio. Il primo punto alto lo sostituisco dai 2 punti bassi, ma potete fare sempre le 3 catenelle. Sempre nello stesso punto aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Salto sempre 2 punti e nel terzo punto dei 5 del ventaglio al di sotto vado a fare un punto basso, mentre tra un ventaglio e l'altro nel punto basso che ho al di sotto vado a lavorare un ventaglio di 5 punti alti. Salto 1 e 2 punti e nel terzo punto centrale del ventaglio al di sotto faccio un punto basso, per cui ripeto, salto 2 punti e nel punto basso successivo lavoro un altro ventaglio. Salto 1 2 punti e nel terzo punto alto centrale faccio un punto basso e continuiamo in questo modo anche per questa seconda riga. Ultimo punto basso nell'ultimo ventaglietto al di sotto, concludo la riga con l'ultimo mezzo ventaglio nell'ultimo punto basso, per cui lavoro 3 punti alti, tutti nello stesso punto. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e per continuare dobbiamo andare a ripetere la riga numero 1. Quindi nel primo punto alto che ho al di sotto vado a fare un punto basso,
prendo il filo e nel punto basso successivo salto sempre 2 punti, faccio un ventaglio. Salto sempre 2 punti e nel terzo punto alto centrale del ventaglio al di sotto faccio un punto basso, quindi ripeto un ventaglio sul punto basso, un punto basso sul terzo punto alto del ventaglio al di sotto. E questa sarà la trama di lavorazione. Terminata questa terza riga, ovviamente faremo l'ultimo ventaglio nell'ultimo punto basso e l'ultimo punto basso nel terzo punto alto. Per la quarta riga basterà girare il lavoro e ripetere la seconda riga. Quindi un mezzo ventaglio ad inizio e fine riga, i ventagli di 5 punti alti nel punto basso e i punti bassi nel terzo punto del ventaglio al di sotto. Continuerò così per altre 27 righe, alternando la riga numero 1 e la riga numero 2. Pannello completato, ho fatto in totale 30 righe a punto ventagli. Siamo a 29 cm di altezza per una larghezza da 20 cm. Fatta la catenella, giro il mio pannello, vado a lavorare nel primo punto un punto basso, poi faccio 5 catenelle. Salto tutti i punti che ho al di sotto e vado a fare un punto basso sempre nel terzo punto dei 5 del ventaglio al di sotto. Quindi ripeto 5 catenelle, salto 5 punti e al centro del ventaglio sottostante faccio un punto basso e continuo in questo modo per tutta la riga. Ultime 5 catenelle, 4, 5, un punto basso nell'ultimo punto alto. Catenella, giro il mio lavoro. Nel primo punto faccio un punto bassissimo in maniera morbida. Poi vado a fare un punto basso nell'arco di 5 catenelle, ma prendo anche i punti alti che ho al di sotto, ne ho 5, quindi entro e vado a pareggiare in questo modo il bordo superiore. 2, 3, 4, 5. Quando incontro il punto basso vado a fare un punto bassissimo morbido e poi di nuovo un punto basso in ciascun punto, lavoro attorno alle catenelle, chiaro, 2, 3, 4, 5, un punto bassissimo nel punto basso e così via per tutta la riga. E concludo la riga con un punto bassissimo nell'ultimo punto basso. Faccio una catenella di sicurezza e posso staccare il cordoncino che vado a nascondere con l'aiuto di un ago. Faccio lo stesso con la coda iniziale e come notate ho pareggiato perfettamente il bordo superiore. Andiamo a costruire adesso i due laterali esattamente appunto ventaglietti. Guardate che bellissima trama, ci sta benissimo, è super facile e veloce e adesso ve lo mostro. Con i marcapunti ho segnato le prime 3 righe centrali a punto ventagli, 1, 2 e 3 e ho messo i marcapunti esattamente dove ho lavorato i punti bassi, ad inizio e fine riga. Ho esattamente dal marcapunti ad un'estremità 13 cm, quindi il nostro laterale misurerà 13 cm, riprendo il cordino, faccio un cappio e mi aggancio esattamente nel primo punto basso. Intanto faccio una catenella e nello stesso punto faccio un punto basso. Poi farò 2 punti bassi nella riga a punto alto dove vi sono i 3 ventaglietti finali. Entro esattamente al centro del punto alto e faccio 1 e 2.
Poi ho il punto basso successivo di fine riga e sono 4 punti, ventaglietto finale di 3 punti alti e faccio altri 2 punti, 5 e 6, e poi ho l'ultimo punto basso segnato con il marker e qui faccio il settimo ed ultimo punto. 7 punti perché vi ricordo che per lavorare il punto ventagli occorre un multiplo di 6 più 1 e qui abbiamo 6 punti più 1, 7. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, inizio lavorando una primissima riga come abbiamo fatto prima. Nel primo punto un punto basso, salto 2 punti e nel terzo faccio un ventaglio di 5 punti alti. Salto 2 punti e nell'ultimo punto faccio un punto basso. Facciamo la seconda riga, catenella, giriamo il lavoro, dove c'è il punto basso facciamo un mezzo ventaglio di 3 punti alti, il primo lo sostituisco dai 2 punti bassi, aggiungo altri 2 punti alti, salto 2 punti e nel terzo faccio un punto basso. Concludo la riga con l'ultimo mezzo ventaglio di 3 punti alti nell'ultimo punto basso. Catenella, giro il lavoro e faccio altre 10 righe alternando la prima e la seconda. Terminate le 12 righe andiamo a pareggiare il bordo superiore, proprio come ho fatto da quest'altra parte e come abbiamo fatto sul bordo superiore del corpo borsa. Nel primo punto faccio un punto basso, 5 catenelle, 3, 4, 5, un punto basso nell'ultimo punto. Catenella, giro il mio lavoro, nel primo punto basso faccio un punto bassissimo morbido e poi vado a lavorare i 5 punti bassi lavorando attorno alle catenelle. 2, 3, 4, 5, concludo con un punto bassissimo morbido nell'ultimo punto, catenella e taglio un po' di filo. Questo sarà il risultato della nostra borsa, non ci rimane che andare a cucire i 4 lati. Bene, cuciti i laterali, questo qui sarà il risultato sia da una parte che dall'altra parte. Possiamo procedere con la nostra lavorazione. Faccio un cappio che tengo sull'uncinetto e mi aggancio in un punto qualsiasi, anche qui va benissimo. Faccio un punto basso. Inizierò a lavorare intanto un punto basso in ciascun punto sottostante.
Terminato il giro, continuo sempre in tondo senza mai chiudere il giro, così non c'è la maglia antiestetica, quindi vado nel primo punto basso e faccio un punto basso. Possiamo benissimo andare a segnare questo punto, così sappiamo che qui inizia il nuovo giro, e intanto vado a lavorarmi questi punti della parte dietro. Qui mi ritrovo i 7 punti del primo laterale. Inizierò a fissare il primo moschettone, quindi ci occorreranno 2 agganci. Io utilizzerò questi, ma ovviamente potete utilizzare quello che avete a disposizione, non è un problema. Intanto lavoro i primi 2 liberi, 1 e 2, prendo il primo moschettone, lavoro il terzo punto col moschettone, quindi 1, 2 e un terzo punto, vediamo se riesco, ma credo proprio di sì, perfetto, così è ben fissato. Poi mi rimangono gli ultimi 2 punti e li lavoro singolarmente, 1 e 2. Questo sarà il risultato. Poi, volendo, si può applicare anche all'esterno, però preferisco fare in questo modo. Continuo il mio lavoro, un punto basso in ciascun punto. Non appena arrivo nel secondo laterale, ripeto la stessa operazione fissando il secondo moschettone. Procedo finché non termino anche questo secondo giro a punto basso. Sono al termine del giro, ultimo punto basso, adesso continuo a punto bassissimo in costa, quindi entro nella sola dietro e chiudo punto bassissimo. Ovviamente lo segno sempre perché non sarà un unico giro, farò un po' di giri a punto bassissimo, per cui procedo in questo modo. Nel frattempo ho anche applicato il secondo moschettone che si trova esattamente qui, 1 e 2, per cui io per adesso continuerò così. Terminato il giro, proseguo sempre a punto bassissimo in costa dietro. Bene, in totale ho fatto 5 giri a punto bassissimo. Adesso stacco il filo e con l'aiuto di un ago vado a fare la sola invisibile, quindi mi inserisco nel punto segnato con il marker, sempre in costa, al centro dell'ultimo. Giro il mio lavoro e nascondo il cordino in eccesso come al solito e nel frattempo preparo il bottone magnetico da cucire direttamente all'interno. E prepariamo anche 60 cm di catena. Amiche ed amici, e voilà, progetto borsa completato. Che dire, è davvero adorabile, mi piace troppo, spero piaccia anche a voi. Dunque la bag misura esattamente 21 cm e ha un'altezza da 15 cm, profondità 6 cm, quindi un altro progetto super comodo, pratico e capiente. Spero che la bag vi sia piaciuta, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che proviate a replicarla perché, come avete visto, è molto facile e veloce da realizzare, alla portata di tutti. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!